Buonasera a tutti, buonasera. Sono le 18:59. Aspettiamo qualche altro collegamento. Vi invito a scrivermi qui sotto se l'audio è ok, se il video è ok. Perfetto. Buonasera a tutti. Vedo che qualcuno si collega. Sono le 19. Grazie e benvenuti a questo piccolo webinar della durata circa di un'ora che si terrà in questo momento. Vi invito adesso a chiunque sia collegato magari a salutarmi, a scrivere un post per dirmi se l'audio è ok. Ok. Bene. Benvenuto Fabio. Bene, allora, per chi non mi dovesse già conoscere, non sa chi sono, mi presento brevemente, proprio un paio di minuti. Chi sono? Sono un educatore finanziario che dopo 14 anni di esperienza nel mondo dell'intermediazione, che continuo a fare oggi, quindi sono anche un intermediario finanziario e assicurativo, dopo questo periodo di 14 anni, un giorno ho avuto l'idea di creare questa figura dell'educatore finanziario che magari non è l'unica, tant'è che oggi sono associato all'AIEF, che è l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, e come vedete da 2 anni a questa parte, sempre per chi non mi conosce, ho un mio sito internet dove trovate tutte le informazioni. Eccolo qua. Questa è la home page, c'è l'informazione su chi sono, una mia breve biografia e la possibilità sempre in home page di scaricare 3 capitoli del mio libro gratuitamente. C'è un blog con circa 60 articoli, quindi potete visitare il sito e avere modo di conoscermi anche in maniera dettagliata. Qui in fondo alla home page, scrivendo il nome e email, si può anche scaricare un estratto del mio libro che è venduto su Amazon. Dunque, che fa l'educatore finanziario? E poi partiamo con il tema di oggi. L'educatore finanziario, per mia mission, fa questo: aiuta le famiglie italiane, perché purtroppo non possiamo operare all'estero nell'intermediazione, perché ci sono dei regolamenti tanto ampi, però il mio caso sì, è delle famiglie italiane, anche perché il mio libro è scritto in italiano, il sito è tutto in italiano, quindi aiuto soprattutto i capi famiglia a gestire la propria economia per ottimizzare il reddito. Che significa ottimizzare il reddito? Significa, in termini molto poveri, minimo sforzo, massimo risultato. Ma su Wikipedia c'è una bella definizione che definisce ottimizzare la possibilità di cambiare comportamento e quindi attuare un nuovo comportamento che con minor sforzo di risorse fisiche, risorse finanziarie, nel mio caso saranno più le risorse finanziarie, può ottenere un risultato uguale o migliore a quello ottenuto in precedenza con uno sforzo maggiore. Quindi questa è la mia mission: ottimizzare il reddito. Il mio sito si chiama così, Ottimizza il reddito, e il mio libro Ottimizza il tuo reddito, quindi avrete modo di trovare tutta la mia biografia. Conto che si siano collegati tutti, che l'audio sia ok, perché partiamo con il tema di oggi. Di cosa parliamo oggi? Parleremo principalmente di un'operazione che riguarda il TFR e quindi riguarda principalmente tutti i dipendenti privati, non dipendenti statali, perché per loro c'è un'altra disciplina e quindi non è previsto il TFR per un dipendente privato, per un dipendente pubblico. Cos'è il TFR? È il famoso trattamento, lo dice la sigla stessa, di fine rapporto.
la cosiddetta liquidazione. Bene, la liquidazione dal 1 gennaio 2007, quella futura, non quella pregressa, si può utilizzare per finanziare le forme della previdenza complementare. Quindi oggi parleremo un po' della situazione del TFR, che cos'è, come si sviluppa, come va rivalutato, e faremo anche una bella carrellata sul decreto del governo che è stato emanato addirittura nel 2005, è entrato in vigore il 1 gennaio 2007, ed è il decreto 252/2005, la cosiddetta legge Maroni, e dal 2007 opera con la possibilità per ogni dipendente di utilizzare il proprio TFR per finanziare la previdenza complementare, con dei benefici che ora vedremo. Quindi siete tutti invitati a scrivere le vostre domande, perché poi fra circa una ventina di minuti ci dedicheremo alle domande e risposte. In questo momento ci fermiamo però un po' sulla storia della previdenza complementare, che nasce già con i primi accordi collettivi a fine anni 90. Perché la previdenza complementare? Perché questo oramai su tutti i giornali è diventato anche un luogo comune, a partire dal 95, della cosiddetta riforma Dini, che è successo? La pensione ha cambiato una modalità di essere erogata, nel senso che se prima veniva utilizzato come sistema per calcolare la pensione l'attività lavorativa, soprattutto negli ultimi 10 anni, e quindi una carriera lavorativa in crescita con uno stipendio più alto negli ultimi 10 anni, riusciva a creare una bella pensione, quasi pari, o almeno all'80%, dell'ultimo reddito. Purtroppo la nostra generazione, io sono del 79, ma anche le generazioni più piccole rispetto alla mia si trovano in questa fase di transizione. Purtroppo noi, da quel momento in poi, cambiando il sistema di erogazione delle rendite, ci siamo trovati in mezzo a un cambiamento dove noi paghiamo la pensione a chi è già pensionato oggi, o a chi sta per andare in pensione ancora con il vecchio regime, oramai sono pochi, e poi ci dobbiamo pagare la nostra pensione, perché la nostra pensione non sarà basata sull'ultimo reddito, ma sarà calcolata con un coefficiente attuariale al momento del nostro pensionamento, quindi una formula matematica, e sarà completamente dipendente da quello che noi abbiamo versato. Quindi su ciò che noi abbiamo versato è come se oggi l'INPS fosse un conto corrente per alcuni aspetti, perché c'è chi versa i contributi, i lavoratori, e chi percepisce le pensioni. E quindi volano i soldi. Nel nostro caso, dove siamo passati al sistema contributivo, quindi nel caso mio delle generazioni che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, che succede? Tutti quanti dovremo versare in un nostro cassetto. Quindi da quel cassetto dobbiamo attingere. Se i contributi sono pochi, se i coefficienti attuariali saranno sempre più penalizzanti, e soprattutto la rivalutazione della nostra pensione che è legata al PIL, quindi dopo quella riforma ci sono stati una serie di incentivazioni che hanno portato all'ultima normativa, quella che vi ho citato prima, la 252/2005, una serie di riforme che hanno cercato di agevolare e di spingere sempre di più la previdenza complementare, che ancora oggi porta a un tasso di adesione molto basso. Poco più del 20% degli italiani hanno aderito, dei lavoratori italiani hanno aderito alla previdenza complementare, ancora meno quelli con il TFR, utilizzando il TFR, tranne per qualche grande azienda con accordi collettivi che poi vi spiegherò. Quindi, tornando alla storia, di cosa dobbiamo essere consapevoli oggi? Quella riforma pensionistica che ha preso l'avvio negli anni 90 ci porterà a due risultati, sempre: aumento dell'età di pensione, perché verrà aumentata sempre di più l'età di pensione, e diminuzione della prestazione. Questo non possiamo farci nulla, perché altrimenti il sistema non regge. Non siamo sfortunati, non siamo dei condannati, non questo, però in realtà non possiamo farci nulla. E quindi che cosa
dovremmo fare? Dovremmo capire quali strumenti utilizzare per creare la cosiddetta pensione complementare, non più integrativa come veniva citato una volta, ma addirittura complementare, perché dovrebbe sostituire in parte, visto che basterebbe fare qualsiasi simulazione oggi, basta andare sul sito del Sole 24 Ore, se non addirittura sul sito dell'INPS con il proprio PIN online, per vedere quale sarà la proiezione della nostra pensione. Un lavoratore dipendente privato oggi andrà in pensione, se ha iniziato a lavorare dal 96 in poi, quindi con l'intero sistema contributivo, andrà in pensione secondo le ultime simulazioni a meno del 55-50% dell'ultimo reddito. Quindi che significa? Che se arriva all'età di pensione con un ultimo reddito di 2.000 euro al mese ne prenderà 1.000. Quindi bella botta sul tenore di vita. A meno che, la buona notizia qual è? Che avendo magari, io mi auguro che ci siano molti giovani lavoratori, ben più giovani di me che siano collegati, avendo tanto tempo ancora al momento del pensionamento, io possa intervenire con una formula di risparmio e lo Stato ci aiuta, ci dà degli incentivi che vedremo fra pochissimo per costruirci il nostro secondo pilastro. Io direi che poi servirà anche un terzo pilastro per reggere la nostra pensione, il nostro tenore di vita. Perché invito tutti i giovani a non procrastinare questo momento? Perché vi faccio un semplice esempio della gravità della situazione. La legge Maroni, il decreto 252-2005, è stata fatta da un governo di destra. Il governo successivo, non solo, come è usuale nella politica italiana, non solo non lo ha cancellato come decreto, non lo ha cambiato, ma addirittura l'ha anticipato di un anno, perché era previsto nel decreto che andasse in vigore il 1 gennaio 2008 e invece è andato in vigore un anno prima, quindi dal 1 gennaio 2007. Allora c'era il governo Prodi che seguiva un governo Berlusconi. Quindi se anche la politica, dove sono tutti litigiosi, dove ogni governo successivo modifica ciò che ha fatto quello precedente, se anche la politica ha capito che questa è una situazione molto grave, è veramente molto grave, continua a dare degli incentivi per poter spingere una previdenza complementare che ha ancora una bassissima adesione. Quindi quali saranno questi cambiamenti futuri, come ho messo nella scaletta che avete visto del webinar? Molto semplice: età di pensione più alta, prestazioni più basse. Non potremo farci niente. Il sistema pubblico ci garantirà solo questo, se ce lo garantirà. Io ho fatto, dopo il mio percorso di studi in scienze politiche, un dottorato in demografia. E in questo dottorato in demografia ho visto una cosa che mi ha impressionato, la cosiddetta piramide delle età, cioè partendo dall'ascisse ordinata, il numero di popolazione e la fascia di età sulle ordinate, viene fuori una piramide, per esempio in Etiopia, dove da 0 a 5 anni sono tantissimi, poi si iniziano a ridurre, i 60enni, i 70enni e gli 80enni sono pochissimi. Quindi in questo grafico viene veramente fuori una piramide, la piramide dell'età. Bene, al paese Italia questa piramide oggi è un albero di Natale, cioè larga al centro, fra i 40 e i 60 anni, è stretta, molto poco stretta in cima, e quasi più stretta fra, ecco, la natalità, i bambini, quindi sono sempre, la media Italia dei figli è 1,2, molto molto più stretta alla base, quasi più stretta degli ottantenni. Quindi che significa? Che quando andranno in pensione tutti quelli nella fascia di mezzo, la piramide potrebbe diventare rovesciata, con un effetto drammatico sulle prestazioni pensionistiche, perché l'INPS potrebbe anche non reggere. Io oggi qui non voglio fare il terrorista, sono pieno fiducioso, verso sempre i contributi INPS da ormai 8 anni, da quando ho aperto la mia partita IVA, ho fatto anche il riscatto di laurea, quindi ci credo nel sistema pubblico, che meno male che c'è, perché è stata un'invenzione degli anni 30 di Mussolini, ha obbligato tutti quanti a mettere da parte qualcosa per quando finirà di lavorare. Quindi che cosa è successo? È successo che già Mussolini negli anni 30 ha capito che se quando tu hai reddito non lo redistribuisci, cioè nel momento in cui sei in grado di fare reddito, non lo redistribuisci per un periodo successivo dove non potrai fare più reddito,
la situazione è grave. Poi negli anni 30 iniziavano le prime famiglie meno numerose, però tanti anni fa, ma non tantissimi, sicuramente meno di un secolo, le famiglie erano numerose, poi magari agli anziani badavano i figli con famiglie più matriarcali. Oggi con i nuclei familiari molto ridotti, purtroppo tutto questo sostegno familiare verrà meno. Quindi, chiuso il terrorismo, ora passiamo alla parte un po' più informativa. Quindi sempre i dipendenti privati dal 1 gennaio 2007 hanno questa scelta. Vi faccio vedere che cosa hanno ricevuto un modulo che poi devono presentare all'azienda, scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto. Questo modulo è per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006. Poi c'è un modulo per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. Io mi auguro che il pubblico di questo webinar sia molto giovane, quindi questo è il modulo di riferimento. Va compilato, lo Stato non fa le cose semplici, come al solito, vedete, sezione 1, sezione 2 di disposizione, in realtà si presenta anche male. Io diciamo, spezzo una lancia a favore anche dei consulenti del lavoro o dei datori di lavoro che devono presentare questo modulo e spiegarlo. Non è semplice neanche spiegare il modulo. Però in cosa consiste questa scelta? La scelta consiste in una semplice sottoscrizione, adesione a una forma di previdenza complementare, e poi viene comunicato al datore di lavoro che il TFR, cioè quella famosa liquidazione, non venga accantonata in azienda, ma venga ceduta al fondo della previdenza complementare. Quando il lavoratore viene assunto ha 6 mesi di tempo, solamente 6 mesi di tempo per decidere cosa fare del TFR. Le opzioni sono due: aderisce alla previdenza complementare e lascia in azienda. Poi c'è una terza opzione, che è quella tacita, il cosiddetto tacito assenso, che se il lavoratore non comunica nulla, il suo TFR viene comunque versato alla previdenza complementare, o in un fondo di categoria se esiste, o in un fondo speciale dell'INPS, che oggi hanno accorpato con un altro fondo molto grande che si chiama il Cometa, dei metalmeccanici. Quindi che cosa deve fare il dipendente privato? Deve fare una scelta, perché se non sceglie ha compiuto comunque una scelta. Il mio compito oggi è quello di rendervi, senza farvi vedere slide o altro, di rendervi semplice la tematica. Quindi fra pochissimo riusciremo anche ad aprire un po' una chat e vedere un po' quali sono le domande più ricorrenti, perché il tema è abbastanza complesso. Quindi questo lavoratore oggi ha una grossa opportunità. Più giovane è, più tempo ha, però giustamente c'è tanta diffidenza sulle forme di previdenza complementare, su cosa sono i fondi pensione, e quindi adesso passiamo alla scaletta successiva rispetto al mio programma, che è quella di descrivere in cosa consiste la previdenza complementare, quali sono le sue regole, quali sono i vincoli, quali sono gli incentivi statali e soprattutto cos'è un fondo pensione, che cos'è. E allora io ho preparato, che poi posso cedere a tutti quanti mi scrivano in privato, mi lasciano la loro mail, si prenotano sul sito, un bonus. Magari molti miei clienti ce l'hanno già perché l'hanno ricevuto nei corsi in aula, e il bonus è questo qui. Una sintesi, conto che riuscite a vedere il mio schermo, una sintesi che ho fatto io del decreto 252/2005, che da 90 pagine l'ho riassunto in 3 paginette e mezzo. Quindi qui ci sono tutte le regole di cui parleremo adesso, e che quindi se qualcuno mi scrive in privato, mi lascia la sua mail, gli posso dare questo bonus perché lo tiene come promemoria. È una sintesi che ho fatto io e che fa risparmiare parecchio tempo a chi volesse iniziare a leggere il decreto. Quindi andiamo per ordine. La previdenza complementare, un po' l'abbiamo descritta, è un obbligo, cioè fra poco secondo me la metteranno obbligatoria,
così come stanno inserendo obbligatori. Negli anni 60 le auto non avevano la responsabilità civile obbligatoria, oggi ce l'hanno. Molta gente dice, soprattutto di gente con cui entro in contatto, ma se io non avessi l'obbligo di comprare la polizza RC Auto, la comprerei? C'è qualcuno che ancora dice che non la comprerebbe. E poi io gli faccio una controdomanda: ma quanto saresti sereno nel guidare una macchina che non è assicurata? Beh, per la previdenza complementare è un po' la stessa cosa, bisogna conoscerla, bisogna capire il perché e secondo me sforzarsi di aderire, perché redistribuire il reddito significa costruire un bel risparmio. Io dico sempre a chi ha la possibilità di farlo, perché purtroppo magari non è sempre facile accantonare, risparmiare il 5, il 6, il 10% del proprio reddito sarebbe una cosa importante. Chiaramente più tempo ho a disposizione, magari meno devo versare per colmare quel gap futuro. Come vedete, il finanziamento alle forme pensionistiche, ed ecco perché questo webinar non è solo per i dipendenti, si può fare sia con il TFR futuro, non il TFR pregresso. Quindi io faccio la scelta oggi, se ho del TFR pregresso, quello rimane lì dove era. Poi si possono mettere contributi a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo spunto, il contributo a carico del datore di lavoro, è in base agli accordi collettivi che vengono fatti con le singole aziende. Quindi un'adesione individuale non ha il contributo del datore di lavoro. Viene dato una sorta di benefit. Tutto questo è in vigore dal 1 gennaio, le regole non sono cambiate, tant'è che questa sintesi io l'ho scritta, l'ho rimodernata solo nel 2015 perché è cambiata una piccola normativa sulla tassazione. La previdenza complementare ha tanti vantaggi che ora vedremo, però ha una certa rigidità, cioè come vedete qui nel mio file, l'iscritto può scegliere di percepire, quando arriverà in pensione, la prestazione in rendita mediante una conversione, come viene fatto con i contributi INPS, di un calcolo attuariale basato dai codici di speranza di sopravvivenza dell'Istat, oppure può ritirare una parte in capitale, ma non più del 50% della posizione maturata, perché poi l'altra parte la deve destinare in rendita. Io ho sintetizzato qui, so che il decreto è difficile, però magari potete leggere con me. Nel caso in cui invece, convertendo in rendita il 70% della posizione individuale maturato, l'importo della pensione complementare che viene fuori è inferiore alla metà dell'assegno sociale dell'INPS, che oggi è pari a 381 euro mensili, l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale. Quindi in soldoni, che cosa dice il decreto? Il decreto dice: hai accumulato poco? È inutile che ti fai la rendita di 20 euro al mese, prenditi tutto in capitale. Questo è quello che bisogna capire. Il resto lo troverete sempre nel dettaglio su questa mia sintesi. Chiaramente il fondo pensione ha della possibilità di avere le cosiddette anticipazioni, che hanno però delle regole abbastanza rigide, un po' le stesse che c'erano per il TFR. Quindi io man mano che sto accumulando, poi dopo un certo periodo di anni posso ricevere delle anticipazioni. Come vedete qui sono fino al 75% per motivi di salute, questo anche subito dal primo anno. Poi dopo 8 anni di iscrizione al fondo, quindi devo essere iscritto da 8 anni, fino al 75% della posizione maturata può essere prelevato per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa, sia per sé che per i figli. Poi sempre dopo 8 anni io posso prendere il 30% della posizione maturata e non motivarlo, cioè il 30% perché mi voglio comprare la macchina, perché ho bisogno di un po' di liquidità. Quindi il 30% non va motivato, però senza andare poi nel dettaglio della legge fiscale, se io prelevo il 30% o il 75% per motivi diversi a motivi di salute, vengo penalizzato fiscalmente. Ora non entro nel dettaglio dei numeri, altrimenti ci perderemmo, però sempre in soldoni, ricapitolando,
se io verso, accumulo, se questo montante accumulato è basso, viene fuori una rendita ridicola, posso prendere tutto in capitale, altrimenti la regola dice capitale 50%, rendita 50%, oppure capitale 30%, rendita 70%, oppure 100% rendita. Questa è la finalità. Io ritengo che sia giusto mettere questi vincoli di uscita, anche perché lo Stato dà dei buoni benefit. Poi ci sono le situazioni di riscatto, ve le sintetizzo più della sintesi che ho scritto io, cioè nel momento in cui rimango senza lavoro e sono disoccupato per 24 mesi, posso prendere il 50%. Superati i 48 mesi potrò prendere l'intera posizione maturata. Quindi se io rimango senza lavoro, non lavoro più, quella liquidità me la posso prendere. Cosa che dall'INPS non si può fare. L'INPS, l'istituto pubblico, puoi solo versare, anticipazioni non ce ne sono, a meno che non siano sussidi, maternità e altro. In cosa consistono le agevolazioni fiscali? Le agevolazioni fiscali consistono nella possibilità di dedurre fino ad un massimo, come vedete qui, di 5.164 euro all'anno. Posso dedurre questa cifra. È diverso è la deduzione da una detrazione fiscale, perché la detrazione fiscale è fissa, cioè quella è dalla capienza d'imposto, spese mediche 19%, eco bonus 50% e così via. Quindi spendo 2.000 euro di spese mediche, prenderò 360 euro di risparmio fiscale, cioè uno sconto dall'imposta. La deduzione invece abbatte il reddito imponibile e quindi consente di avere una varietà di risparmi fiscali, perché dipenderanno dal mio reddito. Più è alto il reddito, più sono nello scaglione alto e più potrò avere un beneficio sull'aliquota marginale. Vi faccio un esempio. Un lavoratore medio che guadagna 32.000 euro all'anno lordi, ok? Siccome la legge dice che dopo 28.000 euro di reddito l'aliquota fiscale passa al 38, un lavoratore che lavora, che mette da parte 2.000 euro, deduce interamente dall'alto il suo reddito, quindi il reddito da 32.000 euro diventa di 30.000. Su quelle 2.000 ha avuto un risparmio fiscale pari al 38%, ok? E quindi iniziano a diventare cifre interessanti. Quindi se io ogni 1.000 euro che verso ne risparmio 3,80, che poi con l'addizionale regionale e comunale che vanno inserite insieme all'IRPEF, arrivo anche al 40%. Quindi è come fare un salvadanaio dove spendo 1.000, spendo 700 e investo 1.000, spendo 700 e investo 1.000 e prendo i soldi in mano. Soprattutto un dipendente li vede direttamente in busta paga dopo aver fatto il modello 730. Quindi è un'agevolazione molto forte. Poi c'è la complessità se uno non lavora e si può dedurre anche più di 5.164, ma non voglio farvi un elenco da professore. Per chi vorrà questa informativa se la potrà leggere nel dettaglio. Il regime fiscale l'ho accennato un po', e andiamo avanti perché non entriamo nella normativa, perché tanto sono 3 paginette che può leggere chiunque e sono veramente con tutte le informazioni dettagliate. Allora, passiamo adesso all'altro punto. Che cos'è poi un fondo pensione? Che cos'è? Un fondo pensione è, come dice la parola stessa, un contenitore, un fondo. A differenza dei fondi comuni normali di investimento, ha delle regole anche più. È sempre un fondo comune di investimento, lo gestiscono compagnie di assicurazioni o banche o SIM. L'unica differenza è che, a differenza dei fondi comuni normali, sono gestiti con una gestione separata, quindi non fanno parte degli attivi della società che lo gestisce, perché addirittura c'è una banca depositaria a parte. Facciamo un esempio: Intesa San Paolo, che è anche banca, emette il suo fondo pensione, che sia un fondo aperto, un PIP, poi magari nelle domande vi spiego le differenze. Che fa Intesa San Paolo? Affida
quei soldi che raccogli ad un'altra banca, perché è obbligata dal regolamento dei fondi pensione, che hanno tutta una normativa rigida, di tenere quei soldi su un'altra banca. Quindi addirittura proprio separare totalmente questa garanzia del lavoratore, che a differenza di quello che avviene negli Stati Uniti, se un fondo, una società che gestisce va in default, molti fondi pensione possono saltare. In Italia questo non può avvenire, perché i fondi pensione hanno una gestione completamente a parte. Quindi fallisce Intesa San Paolo, nessuno può toccare i soldi sul fondo pensione. Altra cosa importante, il fondo pensione, come tutti i fondi, ti consente di partecipare pro quota ad una gestione molto ampia, quindi di diversificare gli investimenti, si possono scegliere linee più dinamiche con più componente azionaria, obbligazionaria o garantite, c'è una linea garantita, ci sono gestioni separate, sono varie soluzioni poi finanziarie, però il contenitore deve essere uguale per tutti i fondi pensione, anche i costi variano a seconda delle varie case, ma tutti devono rientrare all'interno della normativa e quindi io sinceramente vi dico un fondo pensione vale l'altro. Più o meno devono essere tutti con la stessa struttura costi, oltre che avere lo stesso regime fiscale, le stesse anticipazioni. Ok, quindi i fondi pensione l'importante è aderire, uno vale l'altro. Poi se non mi piace la gestione di quel fondo, lo Stato ci consente dopo solo 2 anni di permanenza in un fondo di trasferirlo senza costi, senza oneri. Quindi io oggi sono con il fondo di Intesa San Paolo, domani me ne vado in Unipolsai, dopodomani me ne vado in Generali, ogni 2 anni potrei fare un passaggio e trasferire il tutto in un fondo di pensione che magari mi piace di più. Io vi dico, come intermediario, ho cambiato varie compagnie nella mia carriera e molti miei clienti per seguirmi hanno fatto 4-5 trasferimenti a varie compagnie. Quindi è una cosa molto semplice, la legge lo consente entro un tempo determinato, senza avere oneri e spese per poter fare questo cosiddetto trasferimento da un fondo all'altro. I fondi pensione hanno 3 categorie, si dividono in 3 categorie: i fondi negoziali, che sono abbinati a certe categorie di lavoro. Il più grande in questo momento in Italia si chiama il Cometa, che va a prendere tutti i metalmeccanici, molti anche ingegneri che hanno contratti, è il più grande, tant'è che gli stanno affidando anche i cosiddetti silenti, quelli che, come vi ho detto prima, quando devono scegliere dove destinare il TFR non fanno nessuna scelta, quindi come tacita assenso vengono inseriti tutti nel fondo Cometa, non più nell'INPS come era fino a poco tempo fa. Altra forma di fondo pensione è il fondo individuale, fondo aperto, ok? Può aderire chiunque, non deve essere iscritto a una particolare forma di lavoratore, quindi può aderire chiunque. Poi ci sono, come terzo sistema, che vengono comunque tutti equiparati, ci sono i PIP, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo. Che cosa cambia? Niente, perché non sono piani di risparmio, sono sempre fondi pensione, sono sempre fondi con la stessa normativa. Cambiano le strutture dei costi, cambiano le gestioni finanziarie, ad esempio con una compagnia assicurativa potresti accedere alla linea garantita in gestione separata. Se mi seguite nel mio blog, nei miei corsi, io vi do un'idea, magari non riuscite a seguirmi quando dico gestione separata a fondo, trovate un blog sul mio sito che vi vado a condividere. Questo è il mio sito, c'è la sezione blog sotto in basso. Se riesco ad entrare. Qui potete scrivermi e come vedete questo blog, qui ci sono gli ultimi articoli scritti, ce ne sono diversi di articoli, sono circa 60 che spaziano sulla previdenza complementare. Ho inserito parecchie cose, tant'è che vedete ci sono 3 sezioni: assicurazioni con i vari articoli, contratti, e poi una fase dedicata totalmente alla parte finanziaria
e quindi i fondi comuni, cosa sono le obbligazioni, i titoli di Stato, e poi potreste vedere la sezione dedicata alla pensione. Ci sono 3 articoli fondamentali da leggere. Questi 5 articoli anzi sono tutti dedicati alla pensione, quindi qui potrete capire che cos'è una gestione separata, come sceglierla, però credo che comunque, ricapitolando, nella sottoscrizione di un fondo pensione vi posso trovare 3 diciture: fondo negoziale, fondo aperto e fondo PIP, piano individuale pensionistico. Di solito i PIP sono quelli più cari, perché magari hanno componenti assicurative che pesano un po'. I fondi negoziali di solito sono quelli meno cari, proprio perché spuntano condizioni particolari, come ad esempio un'azienda che ha 1000 dipendenti fa l'accordo con il fondo e i dipendenti hanno condizioni agevolate, come costi minori, spese di adesione, di amministrazione inferiori. Perfetto. Quindi stiamo arrivando al termine e poi aprirò fra un minuto circa, concludo e aprirò le domande. Allora, l'ultima parte è quella più complessa da spiegare. Io ve la accenno. La parte è quella dei rendimenti attesi. Uno dice, vabbè, verso il fondo pensione, che rendimento attendo? E che... Allora, ci sono tanti articoli di giornali che potete trovare sul Sole, online, scrivere. Negli ultimi 10 anni, il TFR ha reso meno dei fondi pensione, senza considerare che i fondi pensione poi hanno un trattamento fiscale diverso anche nella prestazione, quindi al netto dei trattamenti fiscali diversi, i fondi pensione hanno fatto meglio delle obbligazioni e soprattutto meglio del TFR. Il TFR si rivaluta. Il TFR deve essere rivalutato dall'azienda dell'1,50% all'anno più il 75% dell'inflazione. Come ben sapete, post-Covid e anche in recessione, l'inflazione è a zero. Quindi in questo momento i TFR si stanno rivalutando solo della cifra fissa, che è l'1,50% all'anno. Un fondo pensione può ben battere questi rendimenti, però sarei un cialtrone se vi dicessi, guardate, questo fondo pensione ha fatto un anno il 15, un anno il 18 e lo continuerà a fare. Non lo sappiamo, non lo sappiamo questo, non voglio fare le previsioni, però sicuramente si può fare una gestione che rende molto di più del TFR. E quando arriverà il momento della prestazione, quindi io comunque a livello fiscale sarò agevolato rispetto alla fiscalità della cosiddetta liquidazione, quando ritiro la liquidazione, che è una fiscalità un po' più alta. Non entro anche qui nel dettaglio, se no non basterebbe l'ora. Quindi vi lascio con una massima, nel senso che su questo argomento io dico, non facciamo i pianti, siamo una generazione sfigata, la pensione pubblica, se ci sarà molto avara, è sempre più avara. Quindi io vi invito tutti a approfondire, scegliere il vostro fondo pensione, ma partire subito, perché ho fatto dei calcoli che 2 anni di ritardo, 1 anno di ritardo nell'adesione al fondo pensione può portare a parità di versamenti fatti a una rendita inferiore anche del 20-25%. Ok, quindi 1 anno solo di ritardo, 2 anni di ritardo ancora peggio. Quindi io ci tengo a dare questa mission informativa perché voglio agevolare il processo decisionale. Ok, quindi vi lascio alle domande dicendovi che ognuno di voi, se vuole approfondire, oltre che contattarmi dal sito che vi faccio vedere nella sezione contattami, ognuno di voi può usufruire di un'analisi personalizzata, come vedete nelle risorse gratuite, e si può prenotare. Qui il sito vi spiega in che cosa consiste. Si può prenotare senza impegno, non deve spendere nulla, è completamente gratuito, e cliccando qui su prenotati subito inserisce nome, cognome, indirizzo email, provincia e telefono. Poi sarò io entro 24 ore a contattarvi e diciamo riuscire a concordare un appuntamento, che può essere anche in videoconferenza, non solo dal vivo, anche se preferisco sempre i rapporti dal vivo. Quindi con questa
call to action, come dicono gli anglosassoni, con questa chiamata all'azione, vi lascio e sono pronto a rispondere a tutte le domande. Abbiamo ancora più di 20 minuti, scrivetemi e vi risponderò al momento. Vediamo se ci sono domande qui. Nicola Macina di solito fa domande. Non vedo domande. Intanto vi faccio vedere i moduli. In attesa che qualcuno scriva le domande, vi guido un po' su come compilare i moduli per il TFR. Va bene, a parte i dati anagrafici, codice fiscale dipendente dall'azienda X, bisogna scegliere la sezione. Ogni sezione è descritta per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 93, che fino al 31/12/2006 non versino il trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare. Quindi tutti quei lavoratori che sono stati assunti dal 94 in poi e non hanno mai aderito devono usare la sezione 1. Sezione 1 con il modulo di adesione del fondo scelto. Va bene, poi c'è la sezione 2 che invece sono quelli un po' più anziani che sono stati iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 93. E la sezione 3 è sempre quella ancora più particolare di tutti quelli che si sono iscritti prima del 93, avevano già conferito il TFR, una forma pensionistica complementare, quindi hanno la possibilità, rispetto ai primi, rispetto a quelli della sezione 1, che sono la maggior parte, hanno la possibilità, come vedete qui, che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura della percentuale X. Invece per tutti gli altri, questi sono quelli che avevano già aderito alla previdenza complementare prima del 31 dicembre 2006 con il TFR. Tutti gli altri, quindi la maggior parte, devono scrivere e compilare solo la sezione 1, perché il TFR non può essere versato metà in azienda e metà al fondo pensione o percentuali diverse. Deve essere versato o tutto in azienda o tutto al fondo pensione. Nel frattempo leggo se c'è qualche domanda. Gianluca Borreggine. Se non ci sono domande, invito a farmene in privato o a compilare il form nelle risorse gratuite e nient'altro. Sono stato così chiaro che nessuno ha una domanda? Sulle procedure, una curiosità? Vedo collegato Gianluca, Nicola, Olimpia. Nessuno ha da fare domande? Nessuno vuole il bonus? Ok. Mi scrivono tutto ok, tutto ok. Va bene. Allora io vi auguro una buona serata, un buon fine agosto. Insomma, forse oggi c'è qualcuno collegato dal mare, qualcuno sul cellulare in villa. Siamo
al 20 agosto, insomma, è giusto anche così. Quindi io vi saluto, auguro a tutti una buona serata, per chi è in ferie ancora un bel po' di mare, di sole e soprattutto, come scrivo nel mio libro, tanta serenità, perché il mio libro ha un sottotitolo, eccolo qua, perché gestire l'economia di famiglia aiuta a vivere sereni. Questo è il mio messaggio finale. Perché vi aiuta a vivere sereni? È il discorso dell'RC auto. Chi guiderebbe un'auto non assicurata, con i rischi che ci sono di poter anche fare non solo grossi danni alle cose, ma anche alle persone? Quindi io dico, se la RC auto non fosse obbligatoria, la farei comunque per guidare sereno. Essere a conoscenza di che cosa significa un fondo pensione, come operare, come utilizzare al meglio il TFR. Siccome in finanza l'ignoranza non ammette scusanti, credo che essere consapevoli, almeno consapevoli, non dico di agire, di pensare alle contromisure, di aderire a un fondo pensione, ma almeno capire, essere consapevoli di quello che è la situazione, potrebbe aiutare a vivere più sereni. Quindi io vi auguro buona serata, serena serata e serene ferie per chi è ancora al mare. Vi aspetto i vostri contatti e sarò velocissimo a mandarvi questi bonus che vi ho promesso. La normativa di riferimento, il modulo di adesione al TFR non credo che sia utile perché lo danno i consulenti del lavoro. Se volete vi mando anche quello, tanto ve l'ho spiegato. E tutto qui. Buonasera a tutti di nuovo, ciao e alla prossima.